chiamo Dario Cappelloni e sono qui a raccontarvi un po' di vini. Racconto sempre che la mia prima sbronza l'ho presa a 3 anni, quindi diciamo che ho una lunga tradizione di legame con il vino. Poi nella mia vita ho potuto trasformare quella che è stata la mia grande passione nel mio lavoro, quindi ho lavorato per 17 anni al Gambero Rosso, poi sono andato via e adesso lavoro da 12 anni con Daniele Cernilli a Dr. Wine e da qualche anno mi accompagno alla banda della Rimessa Roscioli. Insieme realizziamo degustazioni, incontri e dove ci divertiamo a scegliere i vini dei produttori che sostanzialmente sono quelli che piacciono a noi. Ed è una grande opportunità anche per me quella di appunto poter dar seguito alla mia passione, potendo girare con questa banda di ragazzini a trovare tanti produttori in giro nell'Italia da poi poter proporre ai clienti della Rimessa. Bene, qui abbiamo una declinazione del Nebbiolo che proviene dalla Lombardia, in particolare la provincia di Sondrio e Valtellina. Quindi parliamo di Nebbiolo di montagna, quindi parliamo tra i vigneti più scoscesi e più ripidi che possiate trovare in Italia. Quindi sono dei Nebbiolo, anche in questo caso, molto nordici, a Valgella e una Sassella. Sono 2 riserve, una 2007 e 2005, tutte e 2 provenienti da annate piuttosto calde, ma allo stesso tempo proprio questo carattere nordico dei vigneti dà a questi vini una freschezza, un'eleganza e soprattutto una grana tannica di grandissima finezza. Come abbinamento, vabbè, è l'abbinamento più classico che si possa immaginare con il piatto più tipico della Valtellina, che sono i pizzoccheri. Bene, con questo vino andiamo in Piemonte, nelle Langhe, nelle famose Langhe, nella zona dove si produce uno dei più famosi nebbioli, il Barbaresco. Siamo nel comune di Neive e il produttore si chiama Andrea Sottimano, probabilmente il più borgognone dei produttori della denominazione, perché è un grande amante, un grande conoscitore dei vini della Borgogna e soprattutto in cantina utilizza tecniche che sono tipiche della Borgogna. Come tipico della Borgogna anche una produzione per singole vigne, in questo caso il vigneto è Currà, l'annata è la 2014, che è stata considerata un'annata piccola o comunque poco interessante, ma in realtà lui, dimezzando la produzione, è riuscito a realizzare uno dei barbaresco più eleganti che si possano sentire negli ultimi anni. Vini di grande carattere dal grandissimo invecchiamento e soprattutto il contrario di un vino omologato. È un vino veramente dalla fortissima personalità. Bisogna soltanto saperlo aspettare un pochino. Gli abbinamenti, beh, qui, come dire, carne cruda battuta e coniglio anche in questo caso, che è tra l'altro un piatto tipico della zona. Questo è un bianco che proviene dalla zona del Roero. Ci troviamo in Piemonte, è la riva sinistra del Tanaro, dalla parte opposta da dove si trovano le Langhe. L'Arneis è il vino bianco più famoso della zona, che da sempre è stato considerato un vino molto semplice, anche ai limiti del banale. Dal 2017 però c'è la possibilità per la denominazione di uscire con dell'Arneis Riserva. Questo ha stimolato molti produttori a fare, come dire, dei bianchi molto più importanti. Questo è stato uno dei primi produttori a lanciarsi su questa nuova strada. Allora, a dispetto dell'etichetta poco italiana, ci troviamo invece nel nord dell'Italia, in particolare provincia di Bolzano, a nord-est della città di Bolzano. Il vino è un Pinot Bianco, il produttore è un giovane produttore che in questo momento è sicuramente tra i più efficaci e tra i più importanti produttori di vini dell'Alto Adige. Il Pinot Bianco è uno dei bianchi più tipici della provincia di Bolzano e probabilmente
in questa zona si fanno i migliori Pinot Bianco del mondo. Questa è una super selezione, il Renaissance, cioè è un Pinot Bianco che esce 4-5 anni dopo la vendemmia, quindi è la ricerca di vini di grande complessità e di grandi capacità di invecchiamento. È un vino che, come dire, si adatta molto a certi piatti della cucina locale, tipo il salmerino, la trota, si adattano molto bene, ma considerata la struttura e la consistenza di questo vino, non disdegna abbinamenti con piatti a base di carni bianche. Beh, qui ci troviamo di fronte a quasi a un vero e proprio mito. Ci troviamo nel cuore della Côte de Blanc, nel punto più alto della Côte de Blanc, a Cramant. È un produttore i cui champagne sono oggetto di una caccia spietata di tutti gli appassionati, perché la produzione arriva a stento a 20.000 bottiglie. Sono quindi champagne che sono famosi per la loro eleganza, una finezza straordinaria, dalle grandi capacità di invecchiamento. A questo si aggiunge l'annata 2016, che è sicuramente un'annata molto molto importante, quindi uno champagne da bere adesso, ma da bere anche per i prossimi 10-15 anni. Qui, considerate la delicatezza di questo champagne, l'abbinamento classico è chiaramente con del pesce a polpa bianca. Siamo nelle montagne di Reims, questo è un piccolissimo produttore che fa poche migliaia di bottiglie, con una lavorazione veramente di tipo sartoriale, artigianale, con una grandissima attenzione. Non sono champagne millesimati dichiarati, ma in realtà questo è frutto di una singola annata. Un uvaggio molto classico, 50% Chardonnay e 50% Pinot Noir, un uso del legno estremamente contenuto ed equilibrato, un vino dalla beva piacevolissima, insomma, da sbicchierare in qualsiasi momento, quindi diciamo come abbinamenti c'è una gamma estremamente ampia di abbinamento. Sostanzialmente lo potete abbinare su tutto salvo che sui dolci. Ecco. Francia, Châteauneuf-du-Pape, una delle denominazioni più importanti della Francia, ci troviamo nel sud della Francia, vicino ad Avignone. Il produttore è riduttivo chiamarlo un astro nascente, perché ormai sono una decina d'anni che si è imposto all'attenzione come si dice, della critica e del pubblico, ottenendo punteggi stratosferici in qualsiasi guida. Lui si chiama Lucien Barrault e realizza degli Châteauneuf-du-Pape di grandissima eleganza, di grandissimo carattere, dalla tecnica perfetta. Lui possiede molte vigne vecchie ed è un vino decisamente affascinante. Gli abbinamenti sono quelli classici della cucina meridionale del sud della Francia, quindi stracotti di carne, però non disdegna abbinamenti anche con verdure di stagione. Pinot Noir, ma non Borgogna. La Loira è famosa soprattutto per i suoi Sancerre, ma in realtà c'è una piccolissima produzione di Pinot Nero. È un Pinot Noir che è completamente diverso da quello della Borgogna, quindi nessuna volontà di fare paragoni, ma sono dei Pinot Noir, quando sono lavorati bene, e Daniel Crochet è uno che il Pinot Noir lo sa lavorare come si deve, con veramente una personalità molto spiccata. Sono dei Pinot Noir più sottili, quasi più nordici rispetto a quelli della Côte d'Or, ma allo stesso tempo sono vini estremamente affascinanti. Forse non raggiungono la complessità dei Pinot Noir di Borgogna, ma hanno una piacevolezza veramente straordinaria. E quindi su questo vino, secondo me, anche azzardare abbinamenti con pesce azzurro, secondo me non è sbagliato, anzi può essere, come dire, una bella scoperta. Okay, welcome to everyone. This is possibly my last video that I'm going to record here in Rimessa Roscioli from next week. Our videos will be recorded in New York. I will be back probably in 6-8 months. I'm kind of excited. The project we are developing is beyond incredible. And I hope we will be able to do at least like 5% of our ideas. It will be already a lot because
I don't know if you know it, we are actually starting to ship the wines through sailboats. So it means completely with no emission of gas. It's only like, I think, 3 gallons of gas for the entire trip from Italy, from France actually, to New York. For the people that will subscribe to New York Wine Club, they're going to have an incredible amount of privilege. Being part of our club means having free wine courses at the restaurant in New York, possibility to visit vineyards here in Italy, and also we're also developing a project. We're just starting it. I don't know if you know it, that we bought a vineyard with a little house in Etna, and this little house in Etna will be available for everyone that wants to come to visit us. We need to restore it a bit, of course, and the project is to do a kind of a crowdfunding / financing the possibility to save vineyards, not just in Etna, but also in Sardinia and other places. We're talking about vineyards that are maybe 80, 90, 100 years old, and the wine that will be produced entirely for us, for the restaurant, and for the wine club. And so I'm so excited to develop this project. It's going to create a community of winemakers or wine passionate and people that are actually interested to do alternative way to perceive the countryside, to respect the environment, and also to save tradition. Prosecco and Amarone, they've been completely destroyed by a strong and massive production and also an approach to the technique of winemaking that was about not distinguish where exactly the wine was coming from, was more about the label. It happens with every industrialization, it happens with hamburgers, with chips, with everything you eat from a supermarket. The concept that the flavor has to always be the same. And somehow with the Amarone, the fact that it's made with raisins, at a certain point, the over-extraction of this sugar side transformed Amarone in a wine that has got a bit of an average type of flavor. You don't really distinguish the vintage, sometimes even difficult to distinguish winemaker from the other. And why we like wine, it's not because it has got a high alcohol content or low alcohol content. We like wine because it's diverse. We like to train our palate to different aesthetical experience. And so when I actually met Maddalena from Musella, what she did was incredible. I already explained it because we've been putting the basic Amarone in the other basic wine club, and she was able to turn upside down the winery from her father. And this Amarone is completely different from the others, even though the alcohol content is still high. It's 16 degrees in alcohol, but you will not perceive it because it's got a nice salty finish, mainly due to the type of soil that is calcareous. And there was a part of the video that explained it. You're gonna have a wine that is unique, and she was so nice to give us some bottles, because I think she produced now more than 500 bottles of this Senza Titolo, which means no titles, no name, and there is this beautiful label that gives the sense of an artisan type of wine. And you will be completely shocked. If you love Amarone, you probably will be surprised. At the beginning, you will not like this wine. That's why I like it, because it doesn't taste like the modern type of Amarone. It's more on tertial aromas, on the elegance of this terroir and soil. And this is a wine that can go with any type of food with a bit of a structure, and also will make you change your idea of what is an Amarone that is not necessarily a super bold, fruity wine. These are the two iconic winemakers, and one is coming from Gioia del Colle, one is coming from Manduria. Of course, they fight each other, friendly fight, I have to say, because Manduria is better than Gioia del Colle. No, Gioia del Colle is more traditional than Manduria. The soil is better here. No, the climate is better here. To me, they are so iconic, and they're so related with the character, Gianfranco and Nicola, that I would go beyond the concept of where the wine is coming from and more focus on who is making it. Nicola is an incredible character, the way he makes jokes about himself, and I would say that without Nicola we wouldn't have a Primitivo in Gioia del Colle, and I have to say that even without Gianfranco Fino we wouldn't speak about high quality Primitivo. You have to consider that before 20 years ago, Primitivo was a kind of a wine that used to be sold for like maybe $3 per liter, was not even considered a quality wine. It started to become famous in the 90s
because somehow they discovered that it was the same generical version of the Zinfandel in US. This is a 2010, is a red label, private red label, that produce only, I think, 500 bottles. So it's really not common to find this wine, kind of expensive, so try to like it. And I would say that here you're gonna find a bit more concentration, slightly more fruit. Here you got more in the third aromas. Two beautiful wines, two different sides of the same grape variety, but two different lands, two different characters. These wines are so bold, I wouldn't use it as an aperitivo. They have to go with some strong food with a bit of spice, even some salty hard cheese. In that case, I would go for a pecorino, for example, that will balance a bit the sweetness and, you know, the sugar perception of the wine. But yeah, you need to have a strong palate to taste these wines. They can last for long in the cellar too. We spent 2 days in Neonelli in two different times, and I can possibly say the two of the best nights of our life. So we are in the center of Sardinia. We're gonna probably buy a couple of acres of vineyard with a house there, following the project of Etna. So I hope that soon we can host you there and to, you know, have one of the most incredible nights of your life. The wines here are concentrated and elegant at the same time. You immediately smell the Mediterranean in any possible sense. The myrto, the rosemary, all the natural herbs, even the seaside, even if we are far from the sea. It's a wine that should stay in the bottle for another 10 years. This is 2019. I cannot give you an older one because they just started. We're talking about people that, you know, he's a builder and the other guy is a carpenter, so they don't really make a lot of money with their job, and so they decided to invest part of their salary in order to, you know, create this little dream. And so we're supporting them in our project, in the wine club. And to me, at the moment, this is one of the most interesting things I've been tasting in Sardinia in the last 10 years. Sobrero, you know, the Sobrero is like Paladino or Paitin. They are my adopted brothers. We adopted each other. He's slightly younger than I am, but we started somehow at the same time. I think that with Villero, he reached an incredible achievement, having a wine that is able to be elegant and powerful at the same time, which is the big point, in my opinion. Even good wine, but especially in the area of the Barolo, of the Nebbiolo, which is a wine that is powerful because of its tannins, but it's not thick. So it's this wine that is somehow, when you taste it, you feel that it's not there, and then it's coming a beautiful aftertaste. It's a long-lasting flavor. It was released only 6 months ago from the winery. He kept it for us, so it's a wine that stays more than 7 years, almost 8 years actually in the cellar. I'm so glad that he was able to give us more than 60 bottles. I think the entire production of this wine is less than 500. And that's it. It's a beautiful synthesis of all the things good you like in Barolo. And it can last for another 10 years in the cellar. But I would say that this is a wine also is ready to drink it now. This is a contemplative wine like all the Nebbiolo. I would rather pair it with some good Parmigiano. Just to, you know I mentioned Parmigiano with Barolo a lot of time, but in this case, it's a perfect pairing.